Ciao, ti do il benvenuto su InfemMath. In questo tutorial analizziamo la sintassi della funzione se, una delle più note ed utilizzate di Excel. L'impiego di alcune funzioni e di alcuni strumenti già trattati nei tutorial di questa playlist renderà più dinamici gli esercizi e più comprensibili le formule utilizzate. Procediamo subito con alcuni esempi. Iniziamo! In questo primo esercizio abbiamo un elenco di allievi e vogliamo individuare quelli minorenni analizzando la colonna delle età. In tale colonna ho inserito i dati in modo automatico utilizzando la funzione casuale.tra con valori fra 16 e 19. In questo modo i dati sono volatili e premendo il tasto F9 cambiano in continuazione. Il nostro scopo è quello di apporre una X in maniera automatica in corrispondenza dei minorenni. Per raggiungere il nostro obiettivo utilizziamo la funzione se. La sintassi è la seguente: uguale se, aperta e chiusa tonda. All'interno delle parentesi tonde ci sono tre argomenti, il primo obbligatorio e gli altri due facoltativi. Il primo argomento è il test, che viene effettuato utilizzando gli operatori di confronto uguale, maggiore, maggiore uguale e diverso. Con il secondo argomento, facoltativo, possiamo dire ad Excel cosa scrivere nella cella se il test risulta vero. Se tale argomento viene omesso, Excel scriverà 0 nella cella contenente la formula se. Il terzo argomento, infine, ci consente di scrivere quello che vogliamo nella cella nel caso il test dia come risultato falso. Anche in questo caso, se il terzo argomento viene omesso ed il test risulta falso, Excel restituirà 0. Ovviamente, se nel secondo e nel terzo argomento decidiamo di utilizzare valori testuali, tali valori dovranno essere racchiusi fra virgolette. Procediamo ora con il nostro esercizio. Selezioniamo la cella C4 e scriviamo uguale se, doppio clic e come test diciamo ad Excel di analizzare la cella B4. Se la cella B4 è minore di 18, poiché l'età di un minorenne è minore di 18 anni, voglio che Excel mi inserisca la lettera X in tale cella e quindi digito, punto e virgola, X, fra virgolette, poiché si tratta di un valore testuale, punto e virgola, virgolette, virgolette, per dire a Excel di lasciare la cella vuota nel caso il test risulti falso. Omettendo il terzo argomento, come già detto, Excel scriverebbe 0 nella cella, cosa che in questo esercizio non avrebbe molto significato. Chiudiamo ora la parentesi tonda e premiamo invio. Siccome l'allievo ha 18 anni, il test risulta falso e dunque Excel lascia la cella vuota. Facciamo ora doppio clic qui in basso a destra in modo da trascinare la formula verso il basso. Premendo ora il tasto F9 possiamo notare che le età degli allievi cambiano e la funzione se ci consente di individuare immediatamente tutti i minorenni. Prima di passare al nuovo esercizio, ti voglio mostrare alcune cose che ritengo molto utili. Cliccando qui all'interno delle due parentesi della funzione se nella barra della formula, compare uno screen tip in cui possiamo selezionare immediatamente i tre argomenti della funzione e questo ci consente di individuarli immediatamente e di controllare se funziona tutto correttamente. Inoltre, possiamo verificare se la sintassi della funzione è corretta, con i tre argomenti separati da punto e virgola. Inoltre, cliccando sul pulsante FX, possiamo visualizzare meglio i tre argomenti all'interno di questi tre campi e nella parte bassa della wizard argomenti funzione abbiamo anche dei suggerimenti che ci consentono di utilizzare al meglio questa funzione. Questa wizard, come vedremo nei prossimi tutorial, ci sarà di enorme aiuto quando vorremo nidificare la funzione se. Passiamo ora ad un nuovo esercizio. Un agente di vendita è pagato a commissione.
Se le vendite effettuate sono inferiori o uguali alla soglia di 60.000 euro, valore contenuto nella cella G3, la percentuale del professionista è del 5%, valore contenuto nella cella G6. Se invece il professionista è molto bravo nel suo lavoro e le vendite effettuate superano la soglia di 60.000 euro, la percentuale che gli spetta è del 10%, valore contenuto nella cella G8, e dunque il professionista riceverà un premio di produzione. Nella tabella abbiamo un elenco di agenti di vendita. Nella seconda colonna della tabella è presente il dato relativo al totale delle vendite dell'agente, inserito in maniera casuale mediante la funzione volatile casuale.tra. Il nostro obiettivo è quello di calcolare in maniera automatica la commissione percentuale applicata e quindi anche la commissione vera e propria che si ottiene moltiplicando il dato presente nella colonna B per il dato presente nella colonna C. Ti lascio un attimo di tempo per pensare a come svolgere l'esercizio ed ora ti mostro la sua soluzione. Innanzitutto, per evitare di utilizzare i riferimenti relativi e assoluti, ho denominato soglia questa cella, commissione standard quest'altra cella e commissione premio questa terza cella. Per farlo è stato sufficiente selezionare la cella, digitare il nome in questa casella, la casella nome appunto, e premere invio. Ti ricordo che all'interno dei nomi di Excel non sono consentiti gli spazi e dunque ho utilizzato la lettera maiuscola per indicare l'inizio di ogni parola all'interno del nome. Selezioniamo ora la cella C4 e digitiamo uguale se, doppio clic sulla funzione interessata ed effettuiamo il seguente test. Selezioniamo la cella del totale vendite e come indicato nella consegna dell'esercizio, se le vendite effettuate sono inferiori o uguali, cioè minore o uguale alla soglia che selezioniamo, digitiamo punto e virgola per passare al secondo argomento. In caso di risposta affermativa, cioè se il venditore non è molto bravo oppure ha avuto poca fortuna, la percentuale che gli spetta è del 5%. Digitiamo ora punto e virgola e come terzo argomento selezioniamo la cella contenente la commissione premio. Utilizzando i nomi definiti di Excel, non è stato necessario utilizzare i riferimenti assoluti per bloccare queste tre celle. Chiudiamo ora la parentesi e premiamo invio. Come si può notare, le vendite di Parisi Mirko sono abbastanza basse e quindi gli spetta solamente la commissione standard del 5%. Selezioniamo ora la cella, posizioniamoci qui in basso a destra e facciamo doppio clic. Immediatamente abbiamo determinato tutte le commissioni percentuali e siccome la formula per il calcolo della commissione era già stata inserita, l'esercizio è già completo. Se tu non volessi utilizzare gli intervalli denominati, ricordati nella formula di bloccare col tasto F4 le tre celle colorate G3, G6 e G8. Passiamo ora ad un nuovo esercizio. La tabella riporta l'elenco dei prodotti presenti in magazzino e la relativa quantità, che è un numero casuale compreso fra 0 e 30, inserito mediante la funzione casuale.tra ed è dunque un dato variabile. Nella cella F3 di colore giallo puoi inserire la quantità minima. Se la quantità in magazzino è inferiore alla quantità minima, nella colonna Articoli da ordinare deve comparire la dicitura sotto scorta. In caso contrario, la cella deve rimanere vuota. Ti invito a mettere un attimo in pausa il video e a rifletterci e questa volta ti consiglio di non utilizzare gli intervalli denominati, ma di provare ad utilizzare i riferimenti relativi e assoluti. Ci sentiamo fra poco per la soluzione. Per ottenere il risultato desiderato, posizioniamoci nella cella C4 e digitiamo uguale se, aperta la tonda, e clicchiamo sul pulsante FX. Se sei alle prime armi è molto più comodo perché puoi visualizzare i tre campi di inserimento che corrispondono ai tre argomenti della funzione se ed hai a disposizione anche i suggerimenti nella parte bassa della wizard.
Inoltre, puoi inserire i dati testuali senza usare le virgolette. Iniziamo con il test. Se la quantità a magazzino, cioè la cella B4, è minore della quantità minima, cella F3, che dobbiamo bloccare mediante il tasto F4, poiché dopo la formula dovrà essere trascinata verso il basso, ma questa cella deve rimanere fissa. Se il test dà come risultato vero, dobbiamo inserire la dicitura sotto scorta e come puoi vedere qui nella barra della formula, appena viene cambiato il campo di inserimento, vengono aggiunte immediatamente le virgolette, mentre se il risultato è falso, dobbiamo inserire una cella vuota, cioè virgolette virgolette, e in questo caso le virgolette sono necessarie, poiché altrimenti Excel inserirebbe in cella il valore 0. Diamo l'ok e con un doppio clic qui in basso a destra otteniamo il risultato desiderato. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!